Ciao amici di Access2 Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per presentarvi il nuovo drone di Xiaomi, ovvero lo Xiaomi FunSnap Idol, sviluppato questa volta in collaborazione con l'azienda FunSnap. Dopo il grande successo dello Xiaomi Mi Drone 4K, drone di riferimento per la casa cinese, diciamocelo, un drone semi-professionale per foto e video aerei di grande qualità, che però paga un po' il fatto che è davvero un drone impegnativo, ingombrante e che di certo non vi mettete in tasca e lo potete utilizzare in ogni frangente. Anzi, passando per lo Xiaomi Mi 2 Mini Drone, dronino tascabile che purtroppo non ho qui a portata di mano ma che vi linko nella scheda qui in alto a destra. Simpaticissimo quadricottero che potete usare in casa, fuori all'aperto in pochi secondi, ma che ovviamente è volto a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo o per chi vuole un drone comunque facile da usare, non troppo impegnativo. Xiaomi decide di entrare ora in un nuovo segmento che si posiziona tra lo Xiaomi Mi 2 Mini Drone e lo Xiaomi Mi Drone 4K, ovvero l'Idol. Si tratta di un selfie drone. Ragazzi, non chiudete il video, so che per alcuni selfie drone sono il male assoluto, ma credetemi, questo è diverso dal solito selfie drone, ricco di funzionalità a partire dal GPS con funzionalità di follow me, ritorno a casa automatico, fail safe, intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale e funzionalità di gesture, oltre 10 minuti di autonomia, motori brushless, applicazione dedicata, cam Full HD 30 fps stabilizzata digitalmente con gimbal inclinabile da -90 a +30 gradi. Quindi ripresa possibile anche sopra il livello del drone. Insomma, questo Idol è un drone sulla carta davvero molto interessante, è richiudibile, occupa pochissimo spazio ed è volto a chi vuole un drone semplice da utilizzare, non troppo impegnativo, trasportabile facilmente, quindi non ingombrante come lo Xiaomi Mi Drone 4K, ma che conservi comunque ottime qualità di fotografia e video aerei. Anche il prezzo si posiziona a metà strada tra lo Xiaomi Mi 2 Mini Drone, che costa sui 70 euro, e lo Xiaomi Mi Drone 4K, che ne costa sui 400. Infatti l'Idol potete acquistarlo da Gearbest, link qui sotto in descrizione, in due versioni: quella base, solo batteria senza radiocomando, controllabile solo con smartphone, a 150 euro, ovviamente i prezzi variano in base alle offerte, e la versione più avanzata, ovvero questa chiamata Platinum Set, con due batterie e radiocomando, attorno ai 200 euro. Detto questo, passiamo all'unboxing della confezione e vediamo cosa ci attende. La confezione si presenta in dimensioni davvero molto generose, con la parte frontale dominata dall'immagine del drone FunSnap Idol Drone Platinum Set. Questo sta a indicare che è la versione comprendente due batterie e radiocomando, alcune funzioni nella parte in basso a sinistra, design richiudibile, follow me, gesture control e registrazione Full HD. Altre funzioni sulla parte posteriore: ritorno a casa automatico, decollo e atterraggio automatico, controllo con smartphone, uso indoor, allarme di bassa batteria, quindi fail safe, e one touch sharing, ovvero foto e video condivisibili subito direttamente da applicazione. Infatti questo drone è dotato di una memoria interna da 8 GB. All'interno invece troviamo davvero tanta roba. Partiamo dall'alimentatore caricabatterie, purtroppo con presa americana, ma non preoccupatevi in quanto viene fornito anche l'adattatore europeo. 4 eliche di ricambio, come vedete sono a tripla pala, molto interessanti, 2A e 2B. Radiocomando protetto da questa gomma piuma, davvero carino, simpatico, ben fatto, scritta FunSnap qui in basso, tasto d'accensione, decollo atterraggio automatico, stick. Abbiamo la possibilità di inserire uno smartphone, due tasti dorsali, uno per scattare foto e video, l'altro per attivare il ritorno a casa automatico, tastino per modificare la velocità del drone e ghiera per regolare l'inclinazione del gimbal, che come vi ho già detto va da -90 a +30 gradi. Nella parte posteriore invece c'è l'alloggiamento per le batterie, che non è integrata, ma vanno inserite 3 batterie mini stilo. Questa scelta è volta sempre alla trasportabilità estrema. Infatti, se le batterie del vostro radiocomando dovessero
dovessero esaurirsi in viaggio vi basterà sostituirle con 3 mini stilo facilmente reperibili. Abbiamo poi una batteria, basetta di ricarica e anche la seconda batteria. Batterie da 1800 mAh. Troviamo anche vari manualetti, fortunatamente tutti in inglese, guida all'avvio rapido del drone, quindi come usarlo il più rapidamente possibile, i 2 QR code per scaricare l'applicazione iOS o Android, guida rapida per il radiocomando. Qui ci vengono indicati anche i vari tasti del radiocomando con la loro funzione specifica, contenuto della confezione, garanzia ed altri manualetti inutili. Infine, protetto in questo astuccio, troviamo il pezzo forte, ovvero l'idle. Notate subito il design molto particolare, infatti il drone è richiuso un po' come fosse un libro, ci basterà aprirlo così, ecco fatto, il drone ora è aperto. Abbiamo 4 eliche molto piccole e protette, quindi è un drone decisamente sicuro. Sulla parte posteriore troviamo il modulo GPS, il tasto d'accensione. Sulla parte anteriore troviamo la cam Full HD inclinabile da radiocomando o da applicazione. Sul lato troviamo l'ingresso micro USB per il trasferimento di foto e video. Vi ricordo che questo drone è dotato di una memoria interna da 8 GB, mentre nella parte inferiore trovano spazio l'ottica per l'optical flow, ovvero il posizionamento automatico in assenza di GPS, e il barometro per il controllo d'altezza. La batteria va inserita a drone chiuso, inserendola prima nella parte posteriore e poi nella parte anteriore. Ecco fatto. Il drone può essere ora acceso tenendo premuto il tasto posteriore, l'unico tasto presente. Attendete questo segnale acustico. Ora potete accendere anche il radiocomando, in cui ho già inserito 3 batterie mini stilo, vi basterà tenere premuto il tasto d'accensione. Poi per connetterlo al drone, stick sinistro prima in su, poi in giù. Potete ora scaricare anche l'applicazione FunSnap, che purtroppo non ha una traduzione molto felice. Applicazione davvero molto semplice da utilizzare, vi basterà connettervi alla rete wifi del drone, la password è 123456789 e potete subito iniziare a volare. L'interfaccia è davvero molto semplice, torniamo al menu principale, ci sono varie guide che vi consiglio di vedervi se è la prima volta che la utilizzate. Dalle impostazioni possiamo eseguire la calibrazione dei sensori, fatelo spesso mi raccomando, specialmente quando vi spostate di molti chilometri dall'ultima posizione. Versione firmware del drone, possibilità di aggiornare, impostazioni di wifi, formattare memoria interna, recovery, linguaggio, lingua e nient'altro. Accedendo invece all'interfaccia principale del drone vediamo i 2 stick enormi qui al centro, possibilità di alzare il gimbal o inclinarlo verso il basso, attivare il ritorno a casa automatico qui in basso a sinistra, decollo e atterraggio automatico poco più in basso, modalità di volo, follow me, gesture control, modalità rocket, droni, surround, che vi farò vedere in un prossimo video. Possibilità di scattare foto, registrare video e accedere alla galleria. Vi faccio vedere intanto qualche foto e video scattate con questo drone.
Nella barra in alto invece è ancora un po' troppo grezza, l'applicazione è di certo da aggiornare, troviamo varie indicazioni come la posizione del drone, l'altezza, la velocità, la batteria residua di drone e radiocomando e i satelliti GPS agganciati. Per avere la modalità di volo GPS dovete arrivare a 10 satelliti GPS agganciati. Ovviamente ora siamo sotto un tetto, quindi ci sono solo 6 satelliti. Il drone pesa appena 360 grammi, quindi attenti, non utilizzatelo quando c'è vento e raffiche molto forti. Per attivare i motori invece vi basterà sia da radiocomando che da applicazione portare gli stick, reali o virtuali, in basso verso gli esterni. Bene ragazzi, quali sono le mie prime impressioni sullo Xiaomi FunSnap Idol? Sicuramente è un drone compatto, ben costruito e solido, facile da trasportare e utilizzabile in qualsiasi situazione. Ovviamente non ha la qualità di uno Xiaomi Mi Drone 4K, ma se volete un selfie drone adatto a fotografarvi o a farvi dei bei video in vacanza, in gita, quando siete fuori casa, l'Idol è davvero il drone che fa per voi. Nella seconda parte della recensione dedicata allo Xiaomi FunSnap Idol vedremo la prova volo e capiremo come si comporta anche in aria. Se avete qualsiasi domanda su questo prodotto chiedete pure qui sotto nei commenti. In descrizione video, oltre ai link per acquistarlo, trovate il link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook. Entrate numerosi, lasciate tanti bei like, commentate, condividete questo video a tutti i vostri amici, iscrivetevi qui su Addicted2Games se non l'avete già fatto. Questo è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!